Vabbè, in cosa credo? Io credo in tante cose. Credo nell'universo, nell'energia delle stelle. Ah, Poi vabbè, vado in chiesa perché metti mai che esiste Dio, meglio infatti. tenerselo buono, eh? Alla fine siamo tutti scimmie un po' evolute, ci dobbiamo arrangiare da soli. No, no, anche mio figlio è stressatissimo con i Ah, compiti, tutti gli amici ultimamente. chiaro. No, difatti sai cosa? Gli faccio fare yoga. Voglio mandarlo dai salesiani, sai? Sì? Sì, perché così gli insegnano anche un po' di catechismo. Sì, Ma eh. perché sono brave persone, sono illuminati, hanno Ah, questa vero, vero. energia positiva. Non so se da Halloween farlo vestire da frate o da vampiro succhiasangue. Perché sai, la linea tra la vita e la morte è sottile. È Eh. vero. Se non ci rapiscono prima gli alieni. Basta! Mamma mia, che confusione! Ma ti ascolti quando parli? Sei una contraddizione continua! Non lamentarti poi se la tua vita è un caos. Beh, sei una bandiera al vento, e di qua e di là. Fa venire il mal di testa ad ascoltarti. Fermati un attimo. Non puoi credere a tutto, così a caso. Mamma mia. Dai, vieni fuori di lì che facciamo un po' di ordine. Vieni fuori. Che roba, guarda che roba. Le calze pure. Le calze, pure. Vabbè. Niente, manda la sigla, io metto a posto. Benvenuti a Ritorno alla verità. Io sono Francesco e la mia passione è scoprire segreti. Quante cose ci sono a cui possiamo credere? È incredibile. Io che sono un appassionato di verità ho cercato per anni in tutte le cose che mi offrivano delle soluzioni alla mia vita. Ho provato a fare tutto quello che mi piaceva, a pensare solo a me stesso. Ho provato a compiacere gli altri e essere una brava persona. Ho indagato nelle tecniche per riuscire a fare agli altri quello che vorresti tu, la legge del pensiero positivo, la legge dell'attrazione, la legge del panino al salame, le invenzioni segrete nascoste nell'area 51 che se ce le dicessero cambierebbe tutta la nostra vita, e gli alieni, i cerchi nel grano. Le teorie complottiste. Ma purtroppo devo ammettere che la maggior parte delle volte sono rimasto molto deluso. Perché per quante cose potessi scoprire e potessi sapere, alla sera quando andavo a dormire e mettevo la testa sul cuscino, mi sentivo sempre solo e vuoto. Perché quello è il momento che ti rendi conto di come stai veramente. Non quando sei con gli amici il sabato sera o quando ti hanno appena messo 100 cuoricini sul tuo ultimo post di Instagram, ti hanno appena pagato lo stipendio o è il tuo compleanno e stai brindando bevendo lo spumante. Quelli sono dei piccoli momenti di felicità, ma non possono sostenere la tua vita. Quello che il mondo ci offre non è che ci dia molta stabilità, anzi spesso ci dà dubbi, frustrazione, confusione. Per avere stabilità nella vita non possiamo andare dietro tutte le teorie che ci passano sotto il naso. Dobbiamo fare un po' di ricerca, dobbiamo fare un po' di ordine. Non essere dei creduloni che credono a tutto, ma mettere alla prova i punti di vista e le idee e cercare di arrivare il più vicino possibile alla verità. Ma cos'è la verità? Qualcuno potrebbe dire, giustamente. La verità è qualcosa che non cambia mai, che non ha un inizio e non ha una fine. In qualsiasi modo si manifesti, porta sempre alla stessa conclusione. E quindi posso prenderla come fondamento della mia vita. E questa cosa non mi lascerà mai deluso, non mi lascerà mai vuoto. È un qualcosa di trasparente che non nasconde ombre o fregature. In antichità c'era questo concetto che la verità era molto connessa alla realtà. Quindi se qualcosa è vero, è qualcosa di certo, qualcosa di sicuro, stabile, è reale perché esiste. Invece una cosa che vuole apparire ma che in realtà non è niente, quella è una bugia. Per questo che credere alla verità porta stabilità nella nostra vita e credere a una bugia porta instabilità. Perché stiamo basando la nostra vita su qualcosa che non ha sostanza. E quindi come faccio a capire cos'è la verità e quello in cui devo credere? E se la verità, invece di essere una teoria, fosse una persona? Che più la conosciamo, più ci rendiamo conto di quanto è fedele e di quanto non ci lascerà mai? Varrebbe la pena di conoscerla? Beh, penso proprio di sì. La vera domanda che dobbiamo porci non è che cos'è la verità, ma chi è la verità.
Qualche anno fa, un uomo ha camminato sulla Terra e ha detto: piacere, io sono la verità. Lo so che mi stavate cercando da un sacco di tempo, non mi avete trovato, e così ho pensato di venire io da voi. Quelli che gli hanno creduto sono stati stravolti e hanno vissuto delle cose che fino a quel tempo si pensavano impossibili. Cioè, hanno vissuto l'impossibile perché hanno creduto alla verità. Il problema è che molti erano così distratti dalle bugie che hanno pensato: vabbè, questo è solamente un altro fanatico, i malati terminali guariscono e i morti resuscitano, però non facciamoci caso perché tanto queste sono cose che succedono tutti i giorni. O forse perché ammettere che le cose in cui credevano erano sbagliate gli costava di più che condannare a morte chi gli aveva detto la verità? Quindi non facciamo come loro, lasciamoci incuriosire, lasciamoci attirare, lasciamoci insegnare da questo gentile e umile insegnante che è la verità. Perché tutto quello che dice è vero, è reale, e quindi io posso metterci le fondamenta della mia vita e sarò stabile come una montagna, anche se ci fosse la tempesta. E se vuoi puoi chiamarlo per nome. Risponde ancora allo stesso nome con cui lo chiamavano 2000 anni fa, quando camminava sulla terra.